Buonasera amici di MRTV e benvenuti a questa 20ª puntata del Cittadino Sovrano. Diamo il benvenuto a Marco Ludovico. Buonasera Marco. Buonasera Serena, buonasera a tutti, ben ritrovati. Bentornato a te Marco. Sui social si sono scatenati a Me la chiedere sono tue presa notizie. comoda, me la sono presa comoda, dai. Insomma dai, ogni tanto ci stava, eravamo comunque in fase ancora natalizia, quindi ci stava. Allora Marco, stasera abbiamo scelto come sempre argomenti che a noi piacciono tantissimo, ma direi un argomento di particolare attualità. Si parla molto in questo periodo appunto di pecore, di lupi, di pastori, di leader. Io voglio iniziare questa puntata leggendo alcune righe e poi lascio subito a te la trattazione, l'introduzione di questo argomento e di questa serata. Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti. Matteo 24:11. I falsi profeti sono coloro che propongono un obiettivo in nome di un ideale elevato, che alla fine si rivela solamente una modalità di sottomissione delle masse in nome di un diverso concetto. L'ho chiamata trasformazione, ossia un cambiamento di forma, ma che è tutt'altro che trasmutazione, ovvero cambiamento di sostanza. I falsi profeti sono coloro che creano un problema prima inesistente, che può essere risolto con l'intercessione di determinate persone o mezzi. I veri profeti sono quelli che risolvono i problemi educando le persone a un'elevazione di se stesse, perché solamente ognuno di noi può salvarsi e lo può fare da sé, mai tramite un altro individuo. Marco, come possiamo vedere tutto questo alla luce dell'argomento di questa sera, ovvero leader e pastore? Molto male, molto male. Iniziamo con ottimismo, nel senso che nel senso che, è come dare torto alla citazione fatta e all'autore, è logicamente ben più importante dei presenti. È un problema che sembra sempre relegato all'attualità, al fatto contingente, ma che in realtà se andiamo a vedere possiamo ritrovare non solo in qualsiasi aspetto, argomento contemporaneo, anche solo recente. Possiamo vedere le stesse identiche modalità, le stesse matrici dei vari comportamenti, gli stessi schemi, gli stessi giochi, tra virgolette, delle persone, dei giochi di ruolo che si vanno a svolgere. Anche quello io ho scelto apposta quell'immagine della copertina perché si vede un cane che in teoria è il lupo, però molti ti dicono però sai le pecorelle, gli agnelli hanno paura del lupo, però poi non si accorgono che in realtà è il pastore che li porta al macello. Il cane è anche pastore però. Il lupo fa anche da pastore, fa anche da c'è il pastore tedesco, il cane lupo, quindi ce l'ha proprio nel suo nome. Allo stesso tempo però può essere anche interpretato come figura di leader, perché alla fine è la figura al quale tutto il resto degli agnelli, delle pecorelle e così via comunque si adegua a livello comportamentale. E quindi qui c'è una sorta di mix, cioè tutti possono essere tutto, diventa un po' meno netta la definizione. Io ho visto per esempio un caso abbastanza recente, ma non troppo. Su Twitter mi è capitato di riproporre dei video inerenti alle varie privatizzazioni dell'IRI e così via, ai tempi fatte da Romano Prodi.
Ed è molto bello vedere come oggi c'è un consenso, tra virgolette, unanime quasi, del fatto di dire che questa persona dovrebbe essere messa in galera, doveva essere appesa in piazza Loreto e così via. E allo stesso tempo però con tutte queste persone ho anche fatto una riflessione, ma all'epoca io non mi ricordo che ci fosse tutta questa avversità nei confronti di quello che veniva fatto. Forse oggi iniziamo a capire un po' meglio che molte questioni economiche non erano come... E qui si vede come quella famosa pecora, agnello, che cercava un leader o un pastore e che è andato dietro al leader o al pastore del momento, però in realtà si trasforma lui stesso in carnefice, in lupo, perché non arriva prima quello che dovrebbe arrivare, cioè dire abbiamo sbagliato, io ho sbagliato, ho interpretato male quell'aspetto, mi hanno preso in giro. È come se la maggior parte delle persone non avessero vissuto quel periodo e questa persona avesse fatto tutto di nascosto, in segreto, e se vediamo è un po' quello, ripercorrendo anche la storia molto, siamo sempre qui, molto recente, perché poi se guardiamo l'inizio del Novecento, molti fanno questo esempio, cioè di dire ma possibile che in un paese come l'Italia, dove c'era il fascismo, erano praticamente tutti iscritti al partito fascista, praticamente c'è stata una giornata dove alla mezzanotte tutti si sono addormentati fascisti e poi alla mattina alle 8 si sono svegliati che l'80% era diventato antifascista. E quindi da questo punto di vista ho pensato molto a quello che è lo speculare, cioè è sempre il controcanto, ovvero quello che si fa sempre molto in fretta a vedere, di criticare o di cercare di seguire un leader o un pastore, poi magari vedremo anche le differenze che ci possono essere fra le due figure, ma è anche vero che troppo spesso questa figura, nel bene o nel male, è presa come un alibi. Vogliamo andare proprio indietro con la tua citazione, è vero che formalmente qualcuno per ordine lo mise in croce a Gesù, ma è anche vero che la folla non è che fosse proprio in disaccordo. Dopo abbiamo visto che magicamente nei secoli c'è stato un ampio consenso intorno a questa figura, ma sul momento non mi sembra che ci fossero tutti sti difensori. E quindi diciamo che è sempre comunque più facile, cercando di fare i lupi, quando non lo si riesce ad essere veramente, o quando non si riesce a sviluppare un proprio pensiero critico, è sempre molto più facile fare branco, che poi sia un branco di lupi o un branco di pecore, l'importante è sentirsi forti, quindi diventa sempre molto più facile fare branco e adeguarsi a quella che è il moto del momento, il moto ondulatorio, richiamando la nostra Lamorgese, il moto ondulatorio del momento e adeguarsi a quello. Quindi questo è un po' il primo pensiero che mi era venuto su questo tema qui. Il moto ondulatorio è rimasto abbastanza interessante, diciamo che ci fa sempre riflettere molto. Magari una sera faremo anche una puntata sul moto ondulatorio, ecco, magari anche insieme che ne so, inviteremo il nostro Roberto Peron, essendo lui un fisico, quindi magari ci può spiegare molto bene questo moto ondulatorio. Quindi l'abbiamo nominato, ne approfittiamo per salutarlo. Ciao Roberto. Allora, Marco, a me viene da fare alcune domande, cioè, innanzitutto chi è la guida e quindi chi è il pastore, ovviamente, perché c'è sempre la doppia figura. Come saperla riconoscere per se stessi e come divenire guida principalmente di se stessi, ma anche degli altri. Perché dico
guida di se stessi e riconoscerla per se stessi? Beh, perché noi oggi qua siamo, come al solito, nella rubrica Il cittadino sovrano. E quindi prima di tutto dobbiamo divenire sovrani di noi stessi. Io però prima di lasciarti su questo, su questa riflessione, vorrei porti insomma io un appunto su cosa, e chiederti insomma cosa ne pensi. Allora, per quanto mi riguarda, vedo il pastore più una persona che agisce secondo l'ottava bassa dei primi 3 chakra. Adesso ovviamente mi spiego meglio. Per ottava bassa intendo l'impulso. Infatti i primi 3 chakra sono quelli comunque più materiali, quelli che ci radicano di più, quelli comunque che sviluppano anche le vibrazioni più basse, rimanendo sempre sul moto ondulatorio. Quindi, allora, mi sembra che il pastore agisca più, per quanto riguarda il primo chakra, la caratteristica è quella della dipendenza, cioè definita come un mancato radicamento personale, ovviamente, un rifiuto di costruzione delle proprie basi, delle proprie fondamenta, dei propri valori, un rifiuto dell'indipendenza e della responsabilità di essere un libero individuo. Cioè, se dipendo da qualcun altro, non è mai colpa mia, non mi devo prendere la responsabilità. Per quanto riguarda il secondo chakra, invece, è un'energia di tipo sessuale. Sappiamo che il secondo chakra è legato agli organi sessuali. E quindi in che senso? Cioè che io scelgo oppure divento pastore sviluppando, innescando un desiderio di donna-uomo ideale per soddisfare più le pulsioni passionali che non una costruzione di un divenire vero e proprio, di qualcosa di utile. E il terzo chakra invece che si sviluppa tramite la rabbia. In che senso? Cioè indica che chi ha idee diverse dalle mie è un individuo da combattere. Non è un individuo che deve far parte del branco, come hai detto tu, perché c'è già la differenza anche tra branco, che lo vedo più per il pastore, e gruppo o comunità, che lo vedo più invece nell'accezione di leadership. Però ovviamente poi voglio sentire te cosa ne pensi. La guida invece, scusate, la vedo più legata agli Faccio altri presente 4. nel frattempo che fra i 2 quello in quarantena per Covid sono io, comunque. Giusto per dire. Beh, perché tu hai il Covid, io ho semplicemente un raffreddore. Esistono ancora i raffreddori. Sembra strano, ma esistono. Pensate, ragazzi, ho scoperto dopo 2 anni che esiste ancora un semplice raffreddore. Quindi, ragazzi, c'è ancora speranza, sappiatelo. Lo sappiamo, l'abbiamo visto l'altra sera che c'è ancora speranza, lo sappiamo, purtroppo. Detto questo, non tocchiamo certi argomenti. Perché se no altro che idee sui falsi profeti che escono fuori. Torniamo alla nostra trattazione. Quindi, però possono essere degli esempi che possiamo anche prendere per metterli da una parte e dall'altra. Una guida invece, come dicevo, accompagna con l'energia degli altri 4 chakra. Quindi, quarto chakra, ovvero è mossa dall'amore, cioè si traduce in intenti di vantaggio per tutti, indipendentemente da una personale vibrazione, da un personale moto ondulatorio. Adesso Marco ha innescato sta cosa stasera. Adesso in avanti, invece di parlare di vibrazioni, parlerò di moti ondulatori. Per quanto riguarda il quinto chakra, invece, comunica, cioè comunicare e porre in atto un'azione comune spinta dallo stesso intento, che viene però condiviso e accettato liberamente.
Per quanto riguarda il sesto chakra invece è una chiara visione, cioè sa perfettamente cosa fare e come attuarla. Per quanto riguarda il settimo chakra, l'obiettivo diviene il bene comune, ma non il bene comune, lo decido io qual è il bene comune. Il bene comune nel senso che è accettato, condiviso da tutti quanti. Cioè, cosa significa questo? Che tutti vincono per un ritorno all'unità. Non c'è chi da una parte vince e chi dall'altra parte perde. Ma in PNL, per esempio, si dice una situazione di win-win. Cosa ne pensi tu, Marco, di queste cose? Ma allora penso che intanto la differenza stia molto, se vogliamo, nell'esempio del passaggio che hai fatto tra il quarto e il quinto. Se io penso a una guida per esempio che è una guida turistica, mi porta in giro, mi spiega delle cose, mi fa vedere delle cose, ma non ha nessun interesse a convincermi di qualcosa, come non ha interesse a cambiare il mio pensiero. Semplicemente fa quello che io gli sto chiedendo, cioè non ha neanche il desiderio di venire a imporre il fatto anche solo di potermi venire a dire o a raccontare qualcosa. Io chiamo la guida e la guida dà la sua disponibilità sia per accompagnarmi, sia per espormi quello che secondo lui è quello che sta vedendo, i significati che hanno. Pensiamo per esempio a una guida artistica in una cattedrale, e quindi questa guida, a torto o a ragione, mi fa fare il giro, mi porta con lei e mi spiega quello che a suo modo di vedere sta vedendo, i significati che hanno. Ma non ha un secondo fine, non ha un altro scopo se non quello di fare quello che io gli ho chiesto. Quindi in quel caso c'è una soddisfazione semplicemente di una richiesta, di un'esigenza, e un'altra persona la soddisfa. Il fatto che poi io possa apprezzare o meno questa guida, o il fatto che io possa interessarmi a lei come persona, seguirla, è totalmente secondario, è totalmente ininfluente. Quindi potrebbe poi da questa opera derivare un seguito nei confronti di questa persona. Cosa ben diversa è il leader. Il leader, piuttosto che appunto il pastore, se vogliamo fare in ambito religioso, o comunque quello che si pone l'obiettivo, lui, di essere a capo, di guidare, intanto lui stesso parte dal presupposto di avere questo titolo. Non gli viene o non vuole che gli sia conferito da qualcuno. È lui che già si conferisce questo titolo e storicamente avrà tutto l'interesse a difenderlo, perché solo lui sarà all'altezza di. E a quel punto cosa succede? Succede anche che si inizia a creare una differenziazione fra quello che è un'opinione diversa, che la guida per esempio rispetterebbe. Cioè, se un turista dice a me quella roba lì invece che rossa mi sembrava fucsia, cioè, la guida non è che si scomponga più di tanto, cioè, si dice per me la puoi vedere anche verde, che non me ne frega niente. E il leader, tra virgolette, il pastore o il capobranco, questa cosa non se la può permettere. Perché nel momento in cui una o più persone, una o più componenti di questo gruppo dovessero iniziare a pensarla diversamente, non hanno un'opinione diversa, quindi come tale accettabile, ma minano quello che è il potere costituito, quello che se io che sono il leader dico A e in 3 dicono B, vuol dire che io sbaglio, e quello è un problema. Allora lì si passa dalla diversità di opinione
dall'avversario, tra virgolette, se anche proprio vogliamo metterlo in termini di competizione, al nemico. E quante volte questa cosa, per esempio, la vediamo nella società, nella politica, nei condomini, dove è come una squadra di calcio, cioè due squadre sono avversarie, ma non sono nemiche. Cioè, finita la partita, buona, finita lì. Non è che poi si vanno a fare gli attentati sotto casa i calciatori, cioè, una volta che sono avversari potentissimi, all'ennesima potenza, però finita quella roba lì poi basta. E dove vediamo invece che si innesca il meccanismo del nemico? Nelle tifoserie e in certi gruppi di tifoserie, dove a quel punto allora non è più un io tifo una squadra, tu ne tifi un'altra. Cioè, abbiamo visto per esempio degli esempi dove uno andava allo stadio proprio esplicitamente per fare a quel punto guerra alla fazione opposta. Quindi l'altra conseguenza qual è? Che si perde totalmente il significato, il principio. Cioè, a quel punto quello che partiva da un supporto ad una squadra, un andare allo stadio per vedere una partita, quindi tutti quelli che erano i perché io vado allo stadio per vedere la partita, perché io tifo quella squadra, perché mi piace che come gioca, voglio che vinca e così via, si azzera completamente. A quel punto diventa un mezzo la partita per andare a combattere il mio nemico. E lì succedono i casini, perché lì quando si fa confusione fra avversario e nemico iniziano i seri problemi. Gli avversari spesso si rispettano, il nemico no. E questa è una differenza non secondaria. Esatto, ma in effetti Marco mi viene in mente anche adesso, così ho avuto la flashata ovviamente di questo campo di calcio con due squadre, le tifoserie, e mentre i due avversari in campo sono due squadre e ognuna ha un leader. Nelle tifoserie, quei gruppi ristretti di tifoserie ovviamente di cui tu hai giustamente accennato, in realtà questi due gruppi di tifoserie, a volte anche più di due, sono dei branchi, non sono delle squadre e quindi essendo branco lottano per quello che abbiamo detto prima, per rabbia, per odio, perché tu la pensi diversamente, quindi sei pericoloso. Mentre in campo c'è quindi chi è ovviamente diretto da un leader, in campo c'è un portare il proprio talento e metterlo, tra l'altro, se si tratta di una squadra, metterlo al servizio degli altri della squadra. In realtà invece nelle tifoserie non c'è questo, ripeto, sempre in quel gruppo di tifoserie che insomma non serve adesso che stiamo sempre a specificare. Hai descritto perfettamente. Io ieri mi sono rivisto Beautiful Mind, quel film su John Nash, dove lui inizialmente va contro quella che era la teoria dominante di adesso mi sfugge il nome, porca miseria, famosissimo ultra neoliberista, adesso mi sfugge il nome ma mi verrà, dove diceva appunto che lui affermava che in un branco la soluzione migliore è che ognuno facesse quello che era meglio e più giusto e più utile per lui. E lui confutò questa teoria dicendo sì, è vero, ma manca un pezzo, così è sbagliato. È vero facendo che in un gruppo di persone la cosa migliore e la cosa più funzionale è fare al meglio quello che ognuno può fare, ma se è nell'interesse del gruppo. Perché sennò a quel punto tutti quanti, se convergiamo, lì l'esempio era su una ragazza, se convergiamo tutti su una ragazza e proviamo tutti a interloquire con quella ragazza, l'effetto è che ci annulliamo noi a vicenda. Se invece ognuno interagisce con la ragazza migliore per lui, tutti e cinque a quel punto rischiamo di avere una ragazza. Ma in effetti adesso tornando al discorso, Marco, del calcio, che è una cosa molto immediata un po' per tutti, perché sia che siamo tifosi
sia no, però comunque il gioco del calcio bene o male insomma lo capiamo. E mi viene in mente la grande Inter dei grandi fenomeni che non vinceva comunque mai niente, oppure per esempio il Verona dell'85 che ha vinto lo scudetto, cioè persone, calciatori che non conosceva praticamente nessuno ma che avevano fatto squadra. Oppure il Chievo del primo anno, dei primi anni in Serie A, cioè adesso io dico questi perché sono le squadre tra l'altro che io ho anche vissuto molto, molto da vicino. Ecco, quindi il fare squadra è possibile se tu hai un leader, quindi quello che diceva poco fa, quello che dicevi poco fa tu, Marco, cioè sì, porre in campo il massimo di noi, lo sviluppo massimo dei nostri talenti, ma non individualmente, ma per metterlo al servizio degli altri. In realtà, quando noi non abbiamo una guida, ma abbiamo un falso profeta, beh, il falso profeta in realtà non riesce a capire questa cosa. Non riesce, deve dimostrare a tutti i costi di essere il migliore a discapito poi della prestazione finale. Sì. Sì, ed è anche forse il modo migliore per poter fare una distinzione. Cioè prima mi sembra che nelle domande mi avevi anche chiesto come riconoscere, diciamo, se alla fine siamo intortati oppure se realmente quella persona ci risuona, appunto. Beh, il modo migliore è proprio quello, cioè vedere intanto se è come se fosse una questione di reciprocità, come mettersi di fronte a uno specchio, cioè le 2 immagini son sempre le mie, non è che son quelle di qualcun altro. Il problema è vedere chi sta guardando chi e chi è la proiezione di chi. Quindi, uno degli esempi e dei modi più facili è per esempio, anche in un periodo come questo per dire, provare prima di ascoltare l'intervento di una persona, di un politico, di un dottore, di uno scienziato, di un chicchessia, iniziare a strutturarsi un proprio di pensiero e poi confrontarlo con la persona che di solito io seguo e vedere quel pensiero lì risuona effettivamente e quindi già in quel modo faccio una prima prova del 9. Cioè io sono sempre d'accordo con quella persona perché l'ascolto e quella persona mi convince o perché già io di base sono portato a sviluppare un certo tipo di ragionamenti che risuonano appunto con quella persona, cioè siamo accordati nella stessa maniera come uno strumento musicale e quindi ci troviamo d'accordo, quindi abbiamo lo stesso accordo, quindi riusciamo a suonare insieme. In un'orchestra succede questo. E se tutti non si mettono con gli stessi accordi, vien fuori un accrocchio che non finisce più. Bisogna che tutti gli strumenti siano accordati e che siano in risonanza fra di loro. E questo è sicuramente uno dei primi mezzi molto pratici e lo possiamo vedere per esempio con internet, che viene demonizzato in quanto mezzo, internet, i social, a giusta ragione, cioè ci sono molti aspetti che sicuramente sono nefasti, ma come spesso diciamo ricordiamoci che per esempio questa sera se stiamo parlando fra di noi e abbiamo la possibilità di farlo è proprio grazie a questo strumento, quindi tutto male non deve essere in fondo se ci sta permettendo di fare una cosa che ci piace. E anche qui io ho riflettuto molto su internet, su quanto sia effettivamente uno strumento atrocemente e crudelmente democratico. E proverò a spiegare perché ho pensato a questa definizione. Internet o comunque tutti i portali, le applicazioni, i vari siti, come adesso poi si vede ancora di più perché appare su ogni sito ogni volta che devi accettare i vari cookie, prima avveniva praticamente in automatico. Ma alla fine lui cosa fa? Lui non cerca di esattamente come una guida, lui non cerca di influenzare il tuo pensiero,
Cioè tu vai e cerchi, vedi che cerchi sempre, che ne so, auto sportive, lui tendenzialmente ti farà vedere auto sportive. È Lui quello che vede chiedi che tu. esatto, cioè lui si adegua, cioè non dice: "Ma vedi, a me escono sempre queste notizie", c'è un motivo, ma non ti vuole influenzare, cioè tu vuoi che, qualsiasi sia il tuo interesse, la tua passione, lui te la sottopone, cioè dalla più deleteria, cioè tu sei uno che sei abituato a credere agli asini che volano e capiti spesso su siti dove ti possono truffare, ma lui te ne propone in quantità industriale a quel punto, ma perché interessa a te. È qui che poi scatta il vero problema di partenza quando ho esordito con come siamo messi, malissimo, come la mettiamo, malissimo. E perché, come diceva un bellissimo film, bisogna stare attenti ad esprimere i desideri perché c'è il pericolo che s'avverino. Quindi spesso e volentieri alla fine quello che ci arriva o che pensiamo che ci arrivi dall'esterno non è che proprio ce l'hanno imposto o ci sia qualcuno che ce lo fionda di forza nella testa, cioè il più delle volte è quello che vogliamo noi, ma che magari non riusciamo neanche ad ammettere. Quanti per esempio vediamo in ambito religioso entrare in chiesa e a quel punto diventano delle sorte di latomistici, di santi, di sorrisi a 42 denti, tutti belli, tutti bravi, poi escono e se c'è magari un bisognoso che gli chiede una moneta gli tira una pedata, gli dà anche un po' fastidio che gli si sia avvicinato, cioè, e lì c'è la vera differenza, dici ma è colpa della Chiesa? No, cioè, non è il messaggio che sbaglia, cioè non è la Chiesa il messaggio, sei tu che sei una brutta persona che ti vuoi nascondere dietro la maschera di, in quel caso, di fedele, di cattolico, ma di tifoso, possiamo fare 1000 esempi. Anche lì il problema non è la Chiesa. E cioè, ma perché la Chiesa è corrotta, dà dei brutti esempi? Può darsi. No, ma perché i politici non sono un esempio per la società? Può darsi. Ma siamo sicuri che è tutta la parte del discorso, cioè che tutto il problema sta lì? Secondo me no. Io dico di no. Allora Marco, io voglio darti invece alcune caratteristiche di quelle che ho visto io un po' così, anche qua chiedo ovviamente cosa ne pensi e insomma L'importante è che tu non mi voglia dare speranza, per il resto dai. sto anche valutando di chiedere la cancellazione della parola dal vocabolario. Chiederemo all'Accademia della Crusca di sostituire questa parola. Troviamo un'altra etimologia, un'altra... Non farmi nominare certe parole che dopo vedi cosa succede. Le reazioni in moti. Che non voglio dirle le cose, quindi... No. Meglio. Ecco, allora guarda, torniamo a noi. Allora, quello che secondo me è una guida è innanzitutto una persona che ha delle elevate virtù e delle elevate aspirazioni e, come hai detto tu poco fa, ha un sogno. Ma ha un sogno non solo per se stesso, cioè egoico, ha un sogno che vuole realizzare per mettere a disposizione ovviamente dell'umanità. Una guida riesce a cogliere le opportunità dove invece gli altri vedono solo problemi, oppure dove gli altri creano i problemi. E spesso e volentieri una guida aspira e attiva il cambiamento. Ma cosa succede? Può succedere in alcuni casi che non riesce a farlo perché non riesce a giocare sempre di anticipo. Cosa fa? Deve subire il cambiamento. In questo caso però non lo subisce in maniera passiva, ma si attiva per girare a proprio favore le condizioni.
Un altro aspetto della guida è quella di essere sempre davanti agli altri. In che senso davanti agli altri? Davanti agli altri nel senso che dà l'esempio. Cioè, non sta dietro alla scrivania ad un microfono e dice: fate, andate, facciamo quelle bellissime frasi, capito? Armiamoci, ma partite voi. Ok? Ecco, questo non è il leader. Io come ovviamente archetipo della guida mi pongo sempre Aragorn del Signore degli Anelli, oppure Marco, aiutami tu, quello di Braveheart, mi sfugge il nome in questo momento. Non mi viene neanche a me, però mi è venuto in mente Schettino, cioè il capo di una nave, c'è un motivo Che se è non è sempre un leader. l'ultimo, appunto, c'è un motivo se il capo di una nave, il capo, adesso Il comandante. il comandante di una nave è sempre l'ultimo, si dice è sempre l'ultimo che deve abbandonare la nave, dice ma perché? Che differenza fa? O me o loro, Perché meglio loro, no? perché in quel momento invece è lui che guida in tutti i sensi, cioè Certo. guida la nave, ma guida tutto l'equipaggio, guida gli ospiti e quindi lì c'è tutta la differenza fra il capitano e lo schettino, cioè fra i due archetipi, il La capitano perché è differenza, diventato un archetipo esatto. schettino. Una differenza sostanziale sta proprio nel codice d'onore, cioè il capitano della nave, il comandante, ha un proprio codice d'onore che rispetta, un schettino no. Quindi cosa significa questo? Addirittura si dice che un comandante, un capitano della nave che è disposto ad affondare con la propria nave rende inaffondabile la propria nave. E questo anche nell'esercito, nella squadra, cioè perché si dice quando non ho nulla da perdere, scendo in campo e non ho nulla da perdere, il 99% delle volte si vince? Perché non ho nulla da perdere, perché non ho paura, perché sono disposto ad andare fino alla fine. Sì. E c'è anche una differenza molto sulla prospettiva temporale, quella che dicevi tu prima, subire forse ci è arrivato, attenzione, eccolo qua. William Wallace, grazie. Grazie. Puntualissima Imma. Un personaggio famosissimo, ma non mi veniva proprio il nome. Infatti sono rimasta quando ho detto: come non mi viene il nome? Grazie. E lì dicevo c'è anche una prospettiva molto temporale, cioè se noi andiamo a vedere, per esempio ad analizzare come è cambiata storicamente, pensiamo ai periodi dell'impero romano, della Grecia, periodi degli eroi. Cioè lì, il problema non era morire o addirittura se andiamo a guardare le storie celtiche, piuttosto che molti miti, leggende e anche storie di storia, appunto, storie reali avvenute, lì non c'era il problema di poter morire in guerra o di poter fare una brutta fine, ma anzi, soprattutto nell'aspetto nordico c'era il Valhalla, quindi il problema era come dovevo utilizzare questo momento di vita per rimanere nella storia, per guadagnarmi, cioè lì addirittura sognavano poi di combattere per l'eternità, cioè quella era la massima aspirazione, cioè dovevi morire combattendo, guai a un uomo che moriva di vecchiaia, era un O il disonore. guerriero che moriva nel proprio letto. Era un disonore fortissimo e con la mentalità di oggi è per noi una cosa quasi incomprensibile, ma era qualcosa che dava un senso alla vita. Giusto, sbagliato, cioè poi ognuno però gli dava un senso. Cioè io impostavo tutto quello che facevo dalla mattina, il momento in cui mi svegliavo, fino a che andavo a letto, per lasciare un solco, per essere ricordato. Quanti hanno compiuto imprese pazzesche per far sì che il loro nome venisse ricordato? E la stessa cosa l'abbiamo vista anche in ambito
meno fisico, quindi intellettuale. C'è stato tutto un periodo, per esempio, dei filosofi in Grecia, ma anche molto più recente, quello scientifico, ma realmente scientifico, dove appunto l'obiettivo non era brevettare qualcosa o inventare qualcosa che mi potesse dare un lucro, ma rimanere immortale, perché si era trovata una formula, perché si era scoperta una legge della natura, un principio, un qualcosa che potesse migliorare la condizione umana. Cioè, c'era questo senso di voler rimanere immortali, perché questo poi è. Cioè, uno quando riesce a essere realmente immortale, non come siamo abituati a pensare, quello che riesce a trovare l'elisir e vive 1000 milioni di anni, anche perché si stuferebbe un attimino, ma colui che riesce nel tempo che gli è stato messo a disposizione a diventare immortale. E ci sono persone che non sappiamo neanche appunto se sono esistite, se non sono esistite, ma che faccia avessero, ma che sono realmente immortali. Pensiamo a Platone, pensiamo a Giordano Bruno, la figura di Gesù, piuttosto che il Buddha, cioè, sono figure immortali, immortali perché non smetteranno mai di vivere. Cioè quel pensiero, quell'azione, quel gesto, quel simbolo è talmente potente che non è sufficiente la morte per interromperlo. Diventerà eterno. E non importa quanti millenni, quanto verrà stravolto quel pensiero, perché poi solitamente è quello che avviene, ma comunque rimarrà immortale. Oggi si vede molto meno. Oggi si vede che questo orizzonte temporale, questa sfida, questo obiettivo è ridotto sempre più verso la settimana dopo, il mese dopo, il giorno dopo, cioè lì si parlava di diventare appunto, si tendeva all'infinito. In E effetti, questo Marco, orizzonte temporale oggi, si accorcia. infatti, oggi si cerca di soddisfare le emozioni a brevissimo termine. Come hai detto tu, Sì. oggi, domani, fra un mese. Una volta invece l'obiettivo era proprio a medio e lungo termine, ma questa è anche la differenza proprio tra la guida e il pastore. Il pastore è tutto subito, la guida invece è chiaroveggente, quindi vede come sarà la situazione a distanza di tempo e crea i presupposti perché quella situazione si generi. Non ha paura, mentre chi ha paura cosa fa? Meglio tutto subito, perché una volta che ho creato tutto subito, posso dominare ulteriormente, posso manipolare ulteriormente. E come posso fare ad agire sulle emozioni a breve termine? Beh, sulla paura, sull'insicurezza. Queste sono le emozioni che vanno ad agire sul breve periodo, come abbiamo visto nella puntata che magari invito anche a andare a rivedere quando abbiamo parlato della piramide di Maslow, dove abbiamo spiegato appunto i vari gradini della piramide. Sai, penso che molto dipenda anche da un'interpretazione ed effettivamente mentre parlavi pensavo io stesso, forse sbaglio molte volte in questa cosa, cioè dell'interpretazione e della considerazione sociale che si dà, tra virgolette, all'eroe. Se noi pensiamo agli eroi dei nostri tempi, li pensiamo sempre con un po' di rammarico, con una sorta di ma chi gli ha fatto fare? Se si faceva i fatti suoi, se si fosse fatti i fatti suoi, magari rispettiamo anche qualche termine verbale, se si fosse fatti i fatti suoi poteva campare in altri 100 anni e andava molto meglio. Se avesse fatto quel tipo di scelta ci avrebbe guadagnato molto di più e avrebbe vissuto meglio. E questa è un po' l'interpretazione. E alla fine è né più né meno quel mito che abbiamo rievocato mille volte della caverna di Platone. Cioè, alla fine è sempre quella persona lì.
chi gli va addosso sono sempre gli amici suoi e non chi proiettava le ombre, quindi stiamo parlando sempre di quella roba lì. La differenza probabilmente è anche l'interpretazione, e in questo probabilmente io stesso sbaglio troppe volte. C'è uno sminuire, uno vedere sminuita la figura di quella persona, perché dici, ma chi te lo fa fare? Sai già, tanto lo sai già alla fine che devi fare. Cioè, te l'hanno scritto, te l'hanno spiegato E da proprio per secoli e da quello, lo millenni. Cioè, sa, ma chi te lo fa fare? ma infatti siccome lo sa, dice, e lì devo arrivare, quindi a sto punto arriviamoci. Sì. E E invece la siamo a differenza posto. probabilmente nei periodi storici era anche quella, cioè nei tempi che abbiamo citato prima, i famosi eroi venivano da subito decantati. Cioè il momento stesso che avevano compiuto quell'impresa, le persone vicino a loro non si ponevano il problema chi gliel'ha fatto fare. Diceva quanto è stato bravo. Dice, ma è morto? Esatto. Apposta, peggio ancora, meglio ancora, proprio perché è morto, allora Certo. vale di più. E quindi Certo, questa interpretazione vale tanto, penso. perché è reso immortale proprio perché ha lasciato il corpo mortale. E questo invece oggi ci dovrebbe far riflettere la paura estrema della morte fisica. Questo non significa, Marco, come ci siamo detti stamattina quando stavamo preparando la trasmissione, che bisogna andarci in cerca della morte, ovviamente, cioè nel senso, ma sì, va, cioè, è ovvio, se posso evitarla, la evito, posso fare delle altre cose se rimango in vita, però neanche avere questa fobia di morire, ecco, perché la fobia di morire in realtà non ti fa più vivere. E poi, come abbiamo detto prima, bisogna sempre stare attenti, perché quando si continua a desiderare, a pensare a una certa cosa, in bene o in male, poi c'è il rischio che... Ma in effetti il nostro, magari una sera faremo una puntata su come funziona la nostra mente, in effetti cosa succede? Che noi ci rifacciamo al nostro spirito guida, ovvero il mondo dei geni, e qualsiasi cosa noi chiediamo ce lo fa avere. In che senso? Nel senso che dobbiamo stare molto attenti a come lo chiediamo, perché per il genio non esiste bene o male. Quindi, su cosa ti stai focalizzando? Il genio della lampada te lo realizza. Beh, che poi Dipende dal tuo focus, non del focus di 2 minuti al giorno, non è un ma meccanismo dissimile da quello che abbiamo descritto di internet, se ci pensi. Esatto, Se esatto. tu sei una persona che si fissa continuamente sul fatto di dover per forza avere un accidente o che c'hai sicuramente qualche malattia, e c'è il rischio che la trovi, cioè a furia di cercarla statisticamente c'è il rischio anche che la trovi, quindi il problema sta tutto lì, cioè a furia di pensare in un determinato modo e a concentrare la propria attenzione su determinate cose, poi c'è il rischio che queste si avverano. Quello che dicevo, una persona che pensa costantemente al bene probabilmente visualizzerà determinati contenuti su internet, una persona che pensa continuamente al male ne visualizzerà altri. Non è molto dissimile, è un po' Ma quel d'altronde aiutati che il ciel t'aiuta. i computer e gli algoritmi sono costruiti in base a come ragiona e a come lavora il nostro cervello per quanto riguarda ovviamente l'hardware. Gli algoritmi e i software in base a come ragiona la nostra mente. Quindi chi costruisce i vari software conosce perfettamente come va a lavorare la nostra mente. Magari faremo una puntata dettagliata su questo aspetto, anche perché non ho dimenticato che qualcuno ci ha chiesto la legge di attrazione ed è strettamente collegata alla legge di attrazione, quindi o prima o dopo possiamo farlo. Marco, siamo in chiusura, dai, un pensiero finale.
Aiutati che c'è t'aiuta. È l'unica conclusione possibile, quindi, di questo tema tra leader, pastori, pecore, lupi e così via, perché aiutati che il ciel t'aiuta, quindi non pensare che tutto dipenda da te, non pensare che tutto dipenda dal cielo, ma trova un giusto equilibrio, aiutati tu in primis, che poi il ciel t'aiuta dopo, arriva anche quello, quindi facciamo entrambe le parti. Allora, io invece voglio lasciare i nostri amici con un piccolo spunto di riflessione, Con una ovvero speranza. no, abbiam detto che cancelliamo quella parola dal vocabolario. Allora, esistono 3 tipi di esseri umani: gli esseri umani alfa, i beta e i gamma. Gli alfa sono i pastori, i Poi c'è la beta sono delta, l'omicron, no. no, quelli non sono esseri umani, Ah, okay. anche se diciamo sono collegati agli esseri umani, ecco. Pardon. Allora, gli alfa sono i pastori, i beta le pecore e i gamma i lupi. A voi tutta una serie di riflessioni in merito. Detto questo, Marco, noi vi salutiamo tutti quanti, grazie per essere stati con noi in questa prima puntata dal vivo del 2022. Vi invitiamo a essere con noi anche martedì prossimo e iscrivetevi al nostro canale, cliccate sulla campanella se volete essere aggiornati su tutti i nostri programmi. E stiamo ripartendo un po' con tutto il palinsesto in questa settimana, che ovviamente era in forma ridotta durante le vacanze di Natale. E quindi insomma rimanete con noi ogni Domani giorno. all'1 ci vediamo per Black and White, quindi vi aspetto domani, da che non ci siam visti per tanto a che vi tocca ricominciare a vedermi quasi tutti i giorni. E poi ci vediamo venerdì alle 13:30 con Stampa e Omissis e lunedì riparte la rubrica Benessere e Bellessere in collaborazione anche con Border Nights e con il mio canale YouTube. Quindi grazie a tutti quanti, un abbraccio a tutti, grazie Marco. Grazie a voi, grazie a te Serena, buona serata a tutti. Sigla.